Bentornati sul mio canale, sono Luigi di Un Orso in Campagna. Oggi seminiamo le melanzane. Melanzane Black Beauty e Violetta Lunga. Vi lascio qui le immagini delle due varietà, sono eccezionali, sono delle ottime melanzane. Ho scelto i semi biologici, non ho mai salvato i semi delle melanzane, magari quest'anno se mi capita proverò a salvarli, e se dovete farlo scegliete in partenza i semi biologici perché avrete una resa migliore, non saranno ibridati e quant'altro. Insomma, i semi, e questo non è un video sponsorizzato, i semi sono di Un Mondo dei Semi. Sono un po' di anni che li acquisto da questa azienda, mi sono sempre trovato molto bene. Se volete, solo per voi, non è un link affiliato, vi lascio qui in descrizione il codice sconto del 10%, non ci guadagno niente ovviamente, ma se vi fa piacere, avete bisogno di semi di qualità, magari rivolgete lì, guardate il catalogo se c'è qualcosa che vi interessa. Bene, detto questo, sul retro è importante notare due cose. La data di scadenza, in questo caso 12/2027, che però si riferisce soltanto a semi ben conservati in ambiente non umido e ancora sigillati. Quindi se voi li aprite come faccio io, li conservate così e così come faccio io, ecco, l'anno prossimo è probabile che questi semi non siano più buoni, più validi, o meglio avranno un tasso di germinazione molto basso. Quindi a quel punto o li riacquistate o li conservate bene, ma questo discorso vale anche per me, soprattutto per me. Dall'altra parte abbiamo il periodo di semina, inizio primavera in semenzaio. Io sono un po' in anticipo perché le melanzane sono un po' dure da far germinare, al pari dei peperoni. Qui vedete, ho appena finito il video sulla semina dei peperoni, ora sto facendo questo delle melanzane. Per i pomodori mi fermo un po', bastano ancora un paio di settimane, 2 o 3 settimane. Quindi arriverò nel mio caso per i pomodori verso la metà di febbraio e mi porto avanti con le melanzane. Profondità di semina mezzo centimetro vuol dire che dovete ricoprire i semi con mezzo centimetro di terra, ce ne va veramente poca. Trapianto altezza piantine 7-10 cm, qui mi permetto di aggiungere quando vedrete la seconda coppia di foglie. Vi faccio un esempio, ecco, guardate, questo è un pomodoro che io ho seminato il 5 di dicembre. La seconda coppia di foglie è nata da un pezzo qui, quindi questa l'avevo già ripicchettata in quell'occasione, avevo la seconda coppia di foglie. Ora che la piantina è ben sviluppata ed è molto bella, comincia a soffrire perché, vedete, comincia a piegarsi e la devo legare. È il momento questo, per questa piantina qui, di metterla in un vaso un po' più grande e fargli fare la sua vita. Dal momento che questa, scusate, apro una parentesi, a crescita determinata, rimane piccola e sono molto in anticipo sui tempi, non la posso mettere fuori, la terrò qui in casa ben illuminata a una temperatura di circa 20 gradi e vediamo quello che viene fuori. Sarà una prova, un esperimento nell'esperimento. Quindi quando vedrete la seconda coppia di foglie voi potrete ripicchettarle. Vi lascio qui il video che ho fatto poco tempo fa in vasetti singoli. Tenete conto che anche quando avrete fatto i vasetti singoli avranno poi bisogno di calore. Guardate, vi faccio vedere questo. Parlo sempre di questi pomodori qui, vedete, li ho appoggiati sul cavetto riscaldante, non sono qui a caso. Ho fatto uscire una piccola parte del cavetto e semplicemente appoggio il vasetto sul cavetto e loro così hanno i loro 23-24 gradi di temperatura, altrimenti morirebbero, sono piante estive. Torniamo a noi, inizio col bagnare gli alveoli. Questa volta ho utilizzato soltanto perlite e terriccio da semina, quello buono della Vigor Plant. Se non trovate il Vigor Plant vanno bene anche altre aziende, altre marche. L'importante è che sia certificato come terriccio da semina. Un altro consiglio che vi do, anche se io vi lascio il link in descrizione del terriccio, se voi l'acquistate in vivaio dal consorzio, insomma in negozio, lo pagate molto di meno perché non pagate le spese di spedizione. Quindi anche lì potete risparmiare un po' di soldi. Se proprio non lo trovate, avete un vivaio che è lontano, non avete alternative, allora acquistatelo online, ma lo pagate almeno il doppio ed è un peccato. Nota positiva di queste confezioni il fatto che siano ben sigillate, ma soprattutto che dopo si possono richiudere. Ora qui ho 84 piazzole, onestamente fare 84 piante di melanzane mi sembra un po' eccessivo, quindi magari ne farò metà e metà vedrò cosa fare. I semi sono molto duri, hanno una cuticola di un certo spessore, quindi se volete potete metterli a bagno in acqua camomilla tiepida per 24 ore, lei si ammorbidisce un po' e recuperate tempo sulla germinazione di qualche giorno. Onestamente, dal momento che non ho fretta, siamo molto in anticipo, questo lavoro non lo farò, quindi li semino direttamente. Ci vorrà un po' di più.
Ecco, attenzione a questo punto, se entro una decina di giorni non vedete alcun germoglio, rifate subito la semina, vuol dire che c'è qualcosa che non è andato a buon fine. La temperatura, escludo la qualità dei semi, magari un'irrigazione eccessiva, 3-4 semi per ogni piazzola. Se abbiamo la fortuna che germinano tutti, poi ovviamente dovremo diradarli. Io di solito non butto via le piantine, tranne quelle che proprio dal punto di vista visivo sono evidenti che sono deboli. Io cerco di diradarle e di salvarle tutte. È una mia fobia, io non voglio arrecare danno alle piantine. Ecco, farò 3 file così, qualche seme è caduto nella piazzola. Io li segno sempre. Acquistate, se volete, questi segnapiantine, ce ne sono di varie fogge, costano poco. Una volta che li avete usati da una parte e dall'altra, con un po' di acetone vengono puliti, tornano nuovi, se non li volete riacquistare. Black Beauty, anche in questo caso vi lascio l'immagine in sottofondo per farvi vedere come viene il frutto. Queste in teoria andrebbero raccolte, pronte per essere mangiate tra luglio e agosto. In pratica, nel mio caso, ho cominciato a raccogliere a settembre perché ha fatto troppo caldo. Se fa troppo caldo, sopra i 30 gradi, la pianta si ferma, non c'è la fioritura o è molto scarsa e abbiamo pochissimi impollinatori, anche loro tendono un po' a rallentare. Quindi è una combinazione di fattori micidiale e c'è poca soluzione, anche se si ombreggia, ma se la temperatura ambiente è alta, è alta. Quindi loro cosa fanno? Si fermano e poi prendono non appena le condizioni meteo cambiano. E nel mio caso questo è successo a settembre, quindi io a novembre ho raccolto ancora peperoni e melanzane invece che raccogliere magari le cime di rapa. Ok, vi faccio vedere ora come li ricopro. Quest'anno ho deciso di ricoprirli semplicemente con l'humus lombrico. Nel mio caso è un po' umido, quindi non darò altra acqua. Se voi però ce l'avete asciutto come dovrebbe essere, ecco, a quel punto magari poi date un goccio d'acqua. Mezzo centimetro di terra, questo vuol dire che è veramente, vedete, giusto per coprire i semi. Non schiaccio neanche, li lascio proprio così alla buona. L'importante è che i semi non si vedano. Ovviamente se fosse asciutto sarebbe tutto più facile. Da questo momento in poi contiamo circa 10 giorni per vedere i primi germogli, altrimenti, come vi dicevo, dobbiamo correre ai ripari e rifare la semina. Vi ricordo che la resistenza sotto, lo dico ovviamente per chi comincia quest'anno, deve essere sempre accesa. C'è il suo termostato che regola quando accenderlo e quando spegnerlo. È un cavetto riscaldante in silicone da 60 watt, quindi anche se si bagna non succede assolutamente nulla. E la sonda è importante, io in questo caso lo vedete, l'ho messa qui nei peperoni. La sonda è importante che stia sempre ben posizionata su un alveolo sotto il quale passa il cavetto, perché se lo mettete molto lontano si sfalsa tutta la lettura. Ci rivediamo fra qualche giorno. Nel frattempo poi farò vedere i lavori quotidiani che c'è da fare, ma più che mettere un po' d'acqua e coprire i semi che si spostano, altro non c'è. Ci vediamo fra qualche giorno. Oggi è il 12 febbraio, sono passati quindi circa 12 giorni dalla data della semina. Abbiamo le prime melanzane, eccole qua, vedete. Sono piantine che stanno bene, non tutte hanno attecchito, ma questo dobbiamo metterlo in conto. Ci vorrà ancora un po' di tempo ovviamente affinché, ecco, vedete, qualcuna sta cominciando adesso. Io ogni tanto cerco di smuovere un po' il terreno, vedete questo seme qua ad esempio non ha attecchito, va bene, bisogna metterlo in conto. Per questo bisogna metterne un po' di più. Ci aggiorniamo fra qualche giorno e poi chiudo il video. Sono passati altri 15-16 giorni da quando avete visto l'ultimo pezzo di video. Queste sono le mie melanzane, eccole qua. Le melanzane crescono molto lentamente e non ne ho fatte tantissime perché insomma le mangiamo, ma non è che più di tanto. Quindi è soltanto questo mezzo plateau. Qui ho dovuto fare una nuova semina, non avevo scritto la data. Queste sono le melanzane Black Beauty, mentre queste sono le violetta. Come vi dicevo, io per le melanzane e per i peperoni parto molto in anticipo perché sono veramente lente da crescere. Poi a un certo punto si sviluppano, ma rispetto ai pomodori impiegano molto più tempo per svilupparsi. Ecco, vedete, sono piantine che stanno bene, ancora non sono pronte per essere ripicchettate, sono ancora piccoline. Solo poche di loro hanno un accenno di seconda coppia di foglie, ma poca roba, quindi queste ancora staranno qui per almeno 15 giorni, poi vediamo come si svilupperanno. Bene, tiriamo le somme. Vedrete questo spezzone di filmato su tutti e tre i video perché faccio una chiusura unica ovviamente per peperoni, melanzane e pomodori. Riassumo un po' brevemente ciò che ho fatto e ciò che è successo. Allora, ho iniziato con la semina dei peperoni e delle melanzane a fine gennaio, il 30.
è molto presto, però come vedete le piantine crescono molto lentamente. Siamo a fine febbraio, è passato circa un mese e gran parte delle piantine, pomodori e melanzane, non hanno neanche la seconda coppia di foglie. Come vi ho detto nel video dei peperoni, se fate poche piantine, melanzane e peperoni, non vi conviene allestire un semenzaio del genere riscaldato, perché occorre molta corrente, molta pazienza, acqua, bisogna starci dietro e conviene quasi quasi acquistare le piantine se ne fate poche. Io che ne faccio un po' di più, soprattutto di peperoni, ecco, a me conviene, perché acquistare 6 piantine di orto mio che sono di alta qualità, lo scorso anno se non sbaglio costavano 2,20 €, 2,30 €, quindi circa 40 centesimi a piantina. Ecco, se già fate una cinquantina di piantine, insomma fatevi voi i conti, forse conviene allestire un semenzaio. Se ne fate 4, 5, 10 non conviene assolutamente, comprate le piantine già fatte, sono di qualità e vanno benissimo, così potete scegliere anche esattamente la varietà che vi piace. Io ho una esigenza diversa e quindi mi comporto così. Diverso il discorso per i pomodori germinano molto velocemente. Ha fatto bene qualche lettore su YouTube a farmi notare che sono partito un po' presto, è vero, potevo aspettare una quindicina di giorni. Il discorso è questo, che quando io allestisco il semenzaio, per me fare un plateau in più, farne uno in meno è la stessa identica cosa, perché l'energia ci va comunque. Quindi a quel punto, se devo avere plateau vuoti, a me dà fastidio, e quindi ecco che riempio con i fiori, con i pomodori, e poi li gestirò diversamente. Spero in una primavera calda, magari da riuscire a trapiantare a terra qualcosa già a aprile inoltrato invece che maggio, quindi recupero qualcosa. Vediamo, dipende un po' come va la stagione. Male che vale, farò soffrire un pochino purtroppo dentro la serra fredda, aspetteranno il loro momento poi per essere trapiantati in piena terra. È una cosa molto soggettiva, dipende anche dal clima che si ha, dipende dalla stagione, non si può prevedere prima, quindi insomma cerco di comportarmi così in modo tale da abbattere i costi fissi del semenzaio, perché ha un costo. Non va bene per tutti questo discorso, quindi lo capisco, va bene così. Bene, ultima cosa che vi volevo dire, allora, cura giornaliera delle piantine. Dopo i primi 15 giorni di vita della piantina occorre utilizzare del concime biologico. Potete mettere semplicemente un ammendante come l'humus di lombrico, ho provato lo scorso anno, piantine eccezionali. Potete utilizzare l'Algasan del Solabiol, è liquido. Vi lascio qui le copertine del video, mi sto trovando molto bene. Anche il granulare ortogiardini va benissimo, però attenzione che se c'è troppa umidità nel pianeta di terra fa un po' di muffa, è brutta da vedere. Ci sono altri concimi a base di borlanda fluida e anche quelli sono eccezionali, vanno benissimo. Mi raccomando le dosi, perché sono dosati per utilizzo nelle piante nell'orto. Qui abbiamo un semenzaio, quindi ci deve andare molto piano. Il panetto di terra è molto piccolo, quindi magari stiamo bassi con le dosi e vediamo come reagiscono le piantine. Bene, è tutto per questo video, grazie per essere stati con me anche oggi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, se vi fa piacere condividete il video con i vostri amici. Commenti e pareri sono ben accetti, vi auguro una buona giornata.